Buongiorno e benvenuti a questo evento dedicato alla tecnologia Microsoft e ai dispositivi di virtualizzazione Tenzing. Sono Francesca Ingrassia, Business Development Specialist di Aquest e oggi avrò il piacere di accompagnarvi in questo evento in esclusiva per l'Italia. Parleremo della soluzione combinata dei Team Client e Zero Client di Tenzing, uno dei principali produttori di hardware al mondo, insieme a Azure Virtual Desktop, la soluzione di desktop virtuale basata sul cloud Microsoft. Ringraziamo i partecipanti di oggi e diamo quindi il benvenuto a Marco Moioli, Azure Architecture Engineer di Microsoft, che ci parlerà della sua personale esperienza con i dispositivi Tenzing e di come la tecnologia Microsoft si sposa con l'hardware e i Team Client. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. E Jason Hudson, Technical Solution Architect presso Tenzing, che ci farà una demo live dell'interfaccia Microsoft Endpoint Manager con i dispositivi Tenzing, utilizzando strumenti mirati che ci mostreranno in esclusiva per l'Italia. Hi Jason. Hi everyone. Ma prima di procedere con la sinergia Azure e Thin Client, mi piacerebbe parlarvi e mostrarvi i principali modelli di Tenzing. Cominceremo parlando del Thin Client serie 4600Q. La serie 4600Q è una linea economica ultra compatta, grazie al suo ridotto ingombro è ideale sia per le persone che lavorano in azienda, sia per il lavoro da remoto. Il processore è un quad-core che non ha necessità di raffreddamento, niente ventola quindi, ed è un Intel con grafica HD. Oltre a Azure Virtual Desktop, che è il tema di oggi, supporta anche altri protocolli di virtualizzazione, come VMware e Citrix. È dotato di gestione centralizzata, gratuita tramite il Tenzing Manager ed è coperto da una garanzia di 3 anni con supporto tecnico e aggiornamenti software per 12 mesi. Abbiamo poi la serie 6000Q. È un cavallo di battaglia di Tenzing ed è in effetti uno dei modelli che anche noi di Aquest consigliamo più spesso ai clienti. È uno dei più flessibili e potenti della linea di prodotti Tenzing. È dotato di un processore Intel quad-core e supporta la doppia DisplayPort. È un dispositivo compatto, affidabile e senza ventola. Il Tenzing 6000Q è dotato di fibra opzionale e di un'innovativa espansione che permette configurazioni estese, tra cui la porta parallela, ad esempio. Questo robusto endpoint completa un ambiente VDI con capacità multimediale per desktop virtuali senza parti in movimento ed è forte ma efficiente dal punto di vista energetico ed è inoltre compatto nel design. È anche dotato di Tenzing Manager che permette agli amministratori IT di connettersi tramite LAN o cloud e di gestire grandi quantità di endpoint da remoto e da qualsiasi parte del mondo. La serie 6100, infine, è il top di gamma di Tenzing. È compatto e senza ventola e questo endpoint risponde ad alte richieste con RAM DDR4, 8 porte USB e supporto per 4 monitor con risoluzione 4K. Come per gli altri modelli, anche la serie 6100 è dotata di gestione centralizzata gratuita tramite il Tenzing Manager. È coperto da una garanzia di 3 anni con maintenance software per 12 mesi. Bene, ora passiamo la parola ai nostri ospiti. Marco Moioli di Microsoft ci racconterà la sua esperienza diretta con i dispositivi Tenzing e ci aiuterà a scoprire cosa c'è dietro alla soluzione cloud di Azure Virtual Desktop. A te Marco. Grazie Francesca. Io sono Marco Moioli, sono Cloud Solution Architect per Microsoft e sono una persona che lavora con i partner italiani ma anche a livello West Europe su varie tematiche, fra cui Azure Virtual Desktop, che seguo fin da quando Microsoft l'ha presentato nel 2019. Ho avuto il piacere di provare questo prodotto insieme in combinazione con i Team Client di Tenzing, per cui vi parlerò della mia esperienza. Prima però di fare questo facciamo un recap su che cos'è Azure Virtual Desktop, che è un servizio della cloud di Microsoft che permette la pubblicazione di interi desktop
o di applicazioni che stanno all'interno di macchine virtuali ospitate da cloud di Azure. Il servizio è esposto tramite il canale internet in modo sicuro, in modo che io possa andare a fruirlo, a richiederlo ovunque io sia, da qualsiasi dispositivo. A livello di utilizzi, di scenari in cui può essere utile una componente del genere, una componente VDI, una componente di terminalizzazione erogata da Azure Virtual Desktop, abbiamo sicuramente la parte di Security and Regulation, dove io ho la necessità di avere una centralizzazione del dato, una centralizzazione della gestione della postazione di lavoro e quindi avere un qualcosa che è sempre disponibile all'interno di un cloud sicuro come quello di Microsoft mi permette di raggiungere questo obiettivo. Inoltre, essendo un servizio facilmente scalabile, facilmente implementabile e che io pago a consumo, quindi solo per il tempo per cui ho bisogno, è un qualcosa di molto flessibile che va incontro a scenari di merge and acquisition, la compagnia A che compra la compagnia B e deve mettere in fretta gli utenti in grado di lavorare insieme fra di loro su applicazioni di entrambe le compagnie. Può essere uno scenario in cui Azure Virtual Desktop può andare a dare una grossa mano, oppure andare a supportare dei dipendenti temporanei che magari vengono a lavorare per la mia company solo per un certo periodo e devo dare una postazione di lavoro sicura che io gestisco, che io so che cosa, in che stato di sicurezza la presento. A questo punto posso utilizzare Azure Virtual Desktop. Inoltre anche situazioni di bring your own device piuttosto che di remote workers, tutte queste situazioni di mobilità, di flessibilità vanno molto bene nel momento in cui utilizzo questo tipo di servizio. Inoltre, essendo che il servizio è basato sul cloud di Azure, che ha una serie di possibilità a livello di potenza delle macchine a disposizione, a livello di più funzionalità delle macchine a disposizione, tra cui macchine con GPU grafiche molto potenti, va anche incontro a scenari di lavoro specializzato, postazioni di lavoro grafiche, postazioni di lavoro per gli sviluppatori di testing, anche di utilizzo di applicazioni legacy, in quanto questo servizio permette di andare a pubblicare postazioni di lavoro basate su Windows, sia 10 che 11, ma anche Windows 7, Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 e a breve 2022, e quindi più o meno tutte le postazioni Windows che io ho bisogno possono essere indirizzate tramite questo servizio. A livello di licenza, io ho bisogno, se il mio servizio è basato sull'esposizione, sulla pubblicazione di client, quindi Windows 10, 11 o Windows 7 per questioni legacy, ho bisogno che ogni mio utente abbia almeno una licenza VDA per user. Ogni 100 utenti, 100 licenze VDA. In questa tabella vedete anche altre tipologie di licenze come per esempio Microsoft 365 Business Premium che comprendono la VDA. Quindi il minimo è VDA, queste che vedete in aggiunta comprendono la VDA. Mentre invece se io devo utilizzare un Windows Server perché magari l'applicazione che io voglio pubblicare gira solo su Windows Server, ho necessità di avere un RDS CAL. In questo caso questa licenza può essere acquistata sia per utente che per dispositivo. I vantaggi di questa soluzione rispetto a soluzioni concorrenti di VDI, di terminalizzazione, sono che, come dicevamo prima, il consumo delle risorse è on demand, quindi io pago solo
quando ho necessità, magari ho bisogno di scalare le mie postazioni di lavoro solo per 3 mesi, per un certo periodo, magari periodo natalizio, e poi evitare di pagare per il resto dell'anno un hardware che sarebbe solo inutilmente messo da parte in attesa del prossimo periodo natalizio, e quindi sarebbe un investimento inutile. Se io lavoro su ambiti legacy, quindi do al mio utente finale una postazione di lavoro moderna, che potrebbe essere un Windows 10, 11, un Mac, ma ho necessità che lui lavori ancora con applicazioni legacy, io posso, come dicevamo prima, creare le postazioni virtualizzate Windows 7, e in questo caso Microsoft include nel prezzo anche il supporto esteso, quindi io posso creare le postazioni Windows 7 che si fregiano della possibilità di essere securizzate dalle patch del supporto esteso, ma non lo pago. Inoltre, se utilizzo Windows Server, a differenza di tutte le altre soluzioni di VDI, non devo pagare la licenza del Windows Server. Pagherò la macchina virtuale per quanto riguarda il quantitativo di CPU, RAM, memorie, disco, networking che andrò a consumare, ma il sistema operativo in sé non sarà conteggiato, e quindi lo pagherò la macchina virtuale Windows Server come se fosse un Linux free. Pagherò solo la parte computazionale, non il sistema operativo. Inoltre, all'interno del cloud di Azure, esposto da Azure Virtual Desktop, c'è una versione speciale di Windows 10 chiamata Windows 10 Multi-Session, che è un Windows 10, quindi un sistema operativo client, che però può accogliere in contemporanea più utenti, che si condividono in contemporanea le risorse di CPU, RAM e disco. Questo permette di ottimizzare i costi, perché a fronte di magari ho 50 utenti da servire, invece di dargli 50 Windows 10, magari ne posso investare 20, dipende dal caso d'uso, potrebbero anche bastarne 15, magari me ne servono 30. Comunque il concetto è che io posso far sì che in contemporanea 2, 4, 7 utenti possano lavorare sulla stessa macchina, condividendosi le risorse, e questo è un vantaggio sia in termini di costo puro, sia in termini di costo di maintenance, perché ho meno oggetti da gestire, meno oggetti da aggiornare, meno oggetti da securizzare. Questo sistema permette di lavorare andando a fare redirezione delle periferiche, quindi tastiere, mouse, webcam, stampanti, dischi locali, microfono, eccetera, possono essere redirette, quindi io posso lavorare su questa postazione di lavoro che vive in Azure come se fosse la mia postazione fisica. E abbiamo per specifiche piattaforme una ottimizzazione di Teams sia per la parte voce che per la parte video, in modo che si abbia sempre la migliore esperienza di utilizzo di Teams, perché il flusso dell'audio e video viene mandato direttamente da il computer da cui io sto lavorando, il device da cui io sto producendo l'audio e video, verso la destinazione, senza andare all'interno del cloud di Azure, il che potrebbe in certi casi generare una serie di svantaggi, tra cui la voce che magari è cacchiante o il video non ottimizzato. L'esperienza dell'utente è quella che io da un dispositivo, che può essere multipiattaforma, ma in questo caso parliamo dei Thin Client e 10Zig, richieda tramite il canale internet una connessione alla postazione di lavoro, alle applicazioni che gli sono state assegnate. Il sistema riceve l'informazione che si vuole stabilire una connessione, fa autenticazione dell'utente, assegna la postazione di lavoro più appropriata,
c'è la possibilità di far sì che il profilo utente, quindi tutti i documenti dell'utente, tutte le configurazioni dell'utente siano poste al di fuori della macchina virtuale su una share di rete in Azure, e quindi questa share di rete che contiene il profilo utente venga chiamata per agganciare al logon tutto quello che serve all'utente per essere produttivo, quindi l'utente si troverà il suo desktop, si troverà le sue applicazioni, si troverà i suoi documenti e sarà subito produttivo. Nel momento in cui si richiedesse ancora una connessione, perché magari sono passate delle ore, è passato un giorno, non è detto che il sistema possa scegliere di far atterrare l'utente sulla stessa macchina, magari la migliore macchina, perché magari più libera, sarà la macchina numero 2, ma il fatto che il profilo utente è separato dalla macchina permette all'utente di essere comunque produttivo e di non accorgersi del fatto che ha cambiato macchina virtuale. Quindi questo sistema qua di pooling, di gruppi di macchine virtuali, permette di ottimizzare il lavoro, perché l'utente lavora sempre su una macchina più scarica, più adatta alle sue esigenze. Ho avuto il piacere di provare i due device dei Tenzig che mi sono stati recapitati, che sono stati un 4648 QM che monta il sistema operativo Tenzig NOS, che è Linux based, e il 6010Q che invece monta Windows 10 IoT Enterprise. In entrambi i casi ho avuto grossa facilità nell'andare a montarli, a utilizzarli. Ho notato grandissima qualità, molto ben fatti, molto solidi, e in generale ho lavorato per un paio di settimane solo con questi sistemi con grandissimo piacere. La cosa che mi è piaciuta di più e che ho riportato nel mio articolo LinkedIn, che riporto in questa slide e nel QR code che vedete in alto a destra, è stata quella di vedere come la parte di Tenzig Manager possa essere d'aiuto nell'andare a gestire questi dispositivi. Io sono una persona di sicurezza, sono una persona di gestione, e quindi ho molto a cuore, oltre al servizio puro, anche il come day by day io possa andare a supportare i miei utenti dislocati in giro per il mondo sull'essere sempre aggiornati per quanto riguarda le configurazioni, le policy di sicurezza, il patching, e questa soluzione di Tenzig Manager mi permette di avere una console, che adesso vedrete, che dà pieno controllo sullo stato dei dispositivi, sull'inventory, sulle configurazioni che possono essere applicate a livello di gruppo, e permette di andare ad aggiornare il firmware facilmente e di andare a effettuare lo shadowing, quindi supportare l'utente andando a vedere che cosa lui in quel momento vede e quindi quali sono le sue problematiche. In generale è stata una bellissima esperienza. Io ho provo ciclicamente soluzioni di client di vari vendor. Quella di Tenzig è stata sicuramente molto molto positiva. A questo punto ridarei la parola. Grazie mille Marco. Sei stato chiaramente molto, diciamo, sintetico ma incisivo, e sicuramente ora sappiamo molto di più su Azure e sulla tua esperienza con Tenzig. È il momento quindi del nostro ospite direttamente da Tenzig UK. Jason, it's up to you now. Hi everyone, I hope you're well, and just want to say thank you to Aquest and Andrea for hosting this event and giving me and Tenzig the opportunity to take part.
I'm sure that endpoint management is a topic high on the list of most IT infrastructure teams and will be going forward, even more so in the past 2 years when more and more people are split between remote and office working. I'm Jason Hudson from Tenzig Technology and have over 30 years experience in the IT industry. I joined the company back in March 2021 after having a 10-year close working relationship with Tenzig as a retail infrastructure architect at Iceland Foods in the UK. Iceland are a supermarket chain that are similar in size to Sigma in Italy. I'm a technical solutions architect, and my role is focused on creation and improvement of Tenzig technical content, such as videos, blogs, webinars, and tech support guides. Now, this demonstration will give you an introduction to Microsoft Endpoint Manager and how you can use it to enroll your Tenzig endpoints. I'll be showing you how to manage them with a configuration profile to create a single secure kiosk for your end users. Part of Tenzig's offering is the Tenzig Manager, which is a free enterprise class central management solution. Tenzig Manager offers remote management capability for Tenzig Linux and Windows 10 enterprise clients. Where appropriate during the demonstration, I'll mention where Endpoint Manager and Tenzig Manager complement each other and talk about crossover points where both solutions can achieve a similar result. For the demonstration, I'm going to focus on the following areas: creating a group that contains our device, setting auto-enrollment of devices as they join the AAD, enrolling the device, creating a configuration profile to set the device in kiosk mode, and then I'll show you how to connect my AVD client desktop. To begin with, I'll just log into Endpoint Manager through the browser. Now I'm going to create a group that will hold our device once we enroll it. I'm going to select Groups, and then New Group. I'm going to give it the name of Tenzig Devices. Some of this information is already cached, which is really useful to me. And I'm going to give it the same description as well. The membership type is going to be dynamic device because I want all devices that match a specific criteria to join this group automatically. I'm going to set myself as the owner of the group. Now I need to click Add Dynamic Query. Inside here, I need to choose a property to match against. So I'm going to choose Display Name, as that is going to match the computer name variable on my endpoint client. I'm going to choose the operator starts with, and then I'm going to add the value desktop-TLU. This will only allow my device to join the group with a match to the desktop TLU name. Once I'm happy with this, I click Save and then Create. You need to be aware that once you create a dynamic device group, that it takes a few minutes for the back-end process to prepare for discovery of entitled endpoints. If we click back in the group search box, you'll notice that it's not available immediately. Now, I need to set auto enrollment on so that when I join my client to the AAD, it automatically joins Endpoint Manager. So I'll select Devices, Enroll Devices, and then select Automatic Enrollment. For MDM user scope, I'm selecting All, because I want any device that joins the AAD to automatically join the MDM. If you select Some, then you have the ability to create a group of users that will have exclusive authority to add devices to the MDM and nobody else. Once that's done, I need to click Save to enable this.
Now we're going to join the endpoint to the AAD. I've already opened a VNC session to my Tenzig endpoint, so I can join it to the AAD. So let's open that now. I need to go into the Start menu, PC Settings, Accounts, and Access Work or School. Click the Connect symbol, and I need to select Join this device to the Azure Active Directory. Key in my username, and password, and click Sign In. Once I'm sure it's my organization, then I click Join and wait for the You're Already message, and then click Done. If you click on the Connected To message, then Info, you can see that a sync was recently successful to the MDM. Now, before we continue, let's open the Tenzig Manager on my local network and see what our device looks like in there. I've created a local group called Tenzig Devices inside my manager to show how similar the dynamic grouping process is to Endpoint Manager. If I right-click on the group and choose Properties and the computer name list, which I'll just drag to the screen, you can see that I've created a pattern with the computer name. In this case, only devices with a matching name can join. You can set this up with your entire estate of Tenzig devices, and they'll automatically group on discovery. Now let's go back to Endpoint Manager to see if our device is now available. If I go to Devices and All Devices, we can see if our client is now in the list that we enrolled. This can take up to about 5 minutes to appear, so just be patient. Click refresh a couple of times and just see if it actually appears in there. Okay, so we need to wait a little bit longer. While we wait for the device to enroll, we can move on to setting up a configuration profile. I'm going to create a configuration profile that will set our endpoint to run in kiosk mode. So under Policy, I click on Configuration Profiles and Create Profile. You need to select the platform, Windows 10 and later, and the profile type of Templates and Custom, and then click Create. I'll name the profile Kiosk and give it the same description, and click Next. Now I'm adding a policy that will modify the registry settings on the Tenzig device when I apply it. I'll click Add and use the name Kiosk, just for simplicity, and I'll give it the same description. Now I need to paste in a URI because it's a specific policy name and needs to be correct. And the data type is going to be string XML file. And then I'll locate my XML file that contains the policy settings. This policy will enable Windows Shell Launcher 2 on the endpoint and run the AVD remote desktop app on startup of the device. Once loaded in here, I click Save and Next. I'm not using scope tags here, so I'll just click Next. And then under Included Groups, I click Add Groups
And then I'm going to select our Tenzig devices group. And then click select. I click next, next, and then create. If I go into devices and all devices to find our unit, it should be there now available to us. Now that we can see it in the list, we're going to run a synchronization to it just to get it to call in. I click sync, and then you'll be asked if you're sure you want to sync, so click yes. Again, this can take a few minutes to synchronize this configuration profile with the endpoint, so just be aware of that. It's all about giving it enough time. While we wait for the profile to apply, let's go back to the Tenzig device. If we launch the Tenzig UWF wizard from inside the system tray, you'll notice we can create custom shells for our users in here. Inside the user or group shell launcher, you have the ability to set up a secure shell for your individual users or a complete user group. You can also view these custom shells and modify them if you wish to. The UWF wizard also enables you to customize the local machine and create more specific secure environments for your users. I created a how-to YouTube video that explains all about the UWF wizard that you can find on the Tenzig website under video gallery for more information. Now I'm just going to reboot this thin client now, so it pushes a forced sync to the endpoint, and then we'll see what happens to the machine after that. If I go back to the MEM session and click on devices and configuration profiles, then we can see the kiosk profile that we just created. If I click in it and then click device status, we can see that if it has one available yet. Don't worry if it doesn't appear to have a status just yet. It's in the process of building it ready for the device group. If we go back to the Tenzig device, I'll show you what the profile has changed in the registry. If I go to the Start menu and run regedit, and then navigate to HKey Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, current version, and Win Logon, you can see that the default username has changed to Kiosk 0. This will be the default user that logs on during reboot. This shows us that the configuration profile is applied on the endpoint successfully. Let's close the registry and reboot the client and see what happens during the reboot. Now you can see it starting up and logging in as Kiosk that we specified in our configuration profile earlier. Now, because this is the first time that Kiosk users logged in, it will go through the Windows user initialization and setup process. So it might take a little longer than subsequent future logins. Notice now that it's booted, it starts the remote desktop app automatically too. If I click subscribe and then key in my details, and click sign in, and then complete my MFA,
Then a few moments later, I'm taken to the resources available to my AAD. This resource area can be a problem for some customers, as it never times out or locks out, and sometimes even after a reboot, and can cause a potential security risk. Tenzig have a solution to handle this problem, so if you're interested to test it in your environment, then just contact your local Tenzig team for more information. I'll just start my support desktop. And then a few moments later, we're signed in successfully. That wraps up my session for today. I hope it's been helpful. If there are any questions or inquiries you wish to discuss further with Tenzig after this session, please feel free to contact us using the details shown. Thank you so much for watching and enjoy the rest of your day. Jason, thank you very much for joining us today and hope to hear you back soon. Per questo evento è tutto. Vi ringraziamo per aver partecipato e vi rimandiamo sicuramente ai prossimi appuntamenti con Aquest e con i nostri partner tecnologici e di innovazione. Trovate i nostri riferimenti in coda a questo evento, contattateci e per qualsiasi domanda o approfondimento siamo qui. Da parte mia è tutto, vi aspetto al prossimo evento.